Oggi parleremo di caffè freddo. Come potete vedere infatti, qui alla mia destra non c'è il mio solito bollitore, quello che utilizzo per tutte le altre estrazioni. Già, perché i miei due caffè sono stati fatti con dell'acqua fredda, a temperatura ambiente. Ho deciso di utilizzare per le due ricette di oggi un caffè proveniente dal Colombia, processato con un metodo lavato, coltivato a 1950 metri sul livello del mare. Per entrambi i metodi ho deciso di utilizzare la stessa identica ricetta, ovvero 40 grammi di caffè macinato abbastanza grosso e 500 grammi di acqua, come sempre minerale. Entrambi i caffè sono rimasti tutta la notte sul tavolo della mia cucina. Il primo caffè, che vedete già qui in una brocca, è stato fatto per immersione. Ho semplicemente messo il mio macinato all'interno di un contenitore ermetico, un semplice contenitore di plastica, di quelli che tutti noi abbiamo a casa. Ho versato sopra i miei 500 grammi di acqua e ho lasciato il caffè in infusione per un totale di 12 ore. Stamattina, quando mi sono svegliata, ho filtrato il caffè con un filtro in carta. L'altro metodo, invece, sicuramente più scenografico, è il cosiddetto cold drip. Andremo a mettere la nostra acqua, quindi come vi dicevo prima 500 grammi di acqua, all'interno di questo contenitore. All'estremità inferiore del contenitore vi è un piccolo rubinetto attraverso il quale l'acqua percola sopra il mio pannello di caffè. Il rubinetto è regolabile in modo da poter decidere ogni quanto far cadere una goccia sul pannello di macinato. Io ho regolato il rubinettino in modo che l'estrazione durasse esattamente 12 ore, come nel caso del mio metodo a immersione. Nella parte centrale del mio strumento c'è il protagonista della mia ricetta, il caffè. Come nell'altro caso ho utilizzato 40 grammi di caffè macinato abbastanza grosso, sopra il quale ho adagiato un filtro in carta. Il filtro in carta sopra il mio pannello di macinato è fondamentale, onde evitare che le gocce, percolando lentamente sopra il pannello di macinato, creino un foro. In questo caso non tutto il pannello di macinato verrebbe estratto allo stesso modo, ma soltanto il particolato al centro del mio dripper verrebbe estratto. All'estremità inferiore invece c'è un filtro in metallo, quello che filtrerà poi la mia bevanda. Ora vediamo a livello sensoriale quali sono le differenze fra i miei due caffè. Visivamente le due bevande sembrano abbastanza simili, ma andiamo ad assaggiare. Con questo metodo, realizzato per infusione, risaltano molto le note fruttate del mio caffè, ma risalta anche un piccolo sentore di legno, un piccolo difetto che forse il mio caffè aveva. Assaggiamo l'altro. Sicuramente più sciropposo, è molto più corposo in bocca ed è molto più dolce anche. Sicuramente l'acqua avrà estratto maggiori sostanze dal mio macinato. Questo perché? Perché se nel primo caso l'acqua raggiunge la saturazione dopo un tot di tempo, in questo caso invece l'acqua che va a estrarre e quindi a percolare sopra il mio caffè è sempre acqua fresca, è sempre acqua pulita e quindi ci permette di estrarre molto di più dal nostro pannello di macinato. Le due bevande sono comunque ottime entrambi. Io le definirei gradevoli al palato. Ritengo sia un metodo che possa piacere davvero a tutti, perché risulta una bevanda davvero molto dolce. Ritengo il caffè estratto a freddo un metodo utilissimo anche per i locali che vogliano servire una bevanda diversa ai loro clienti. Io personalmente non amo le bevande raffreddate con il ghiaccio, ma il mio consiglio, qualora lo vogliate, è di aggiungere anche dei cubetti di ghiaccio nel bicchiere dei vostri clienti.
Sono certa che gradiranno molto. Raccontatemi voi cosa servite ai vostri clienti quando vi ordinano un caffè freddo. Scrivetemelo nei commenti. Io nel frattempo vi saluto e vi auguro una buona estrazione.